Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, Michele, e in questo video andremo a parlare di nuovo di Google Fuchsia e in questo caso anche Windows 10X, e andremo a parlare soprattutto delle differenze tra questi due sistemi operativi che si combattono un po' il posto per il sistema operativo del futuro, siccome ormai Windows 10 sta morendo. In tutti i casi, oggi torneremo a parlare di Google Fuchsia. Se vi siete persi lo scorso video a riguardo, andatelo a recuperare. Infatti ho parlato un po' del perché secondo me sarà il sistema operativo del futuro, quando invece successivamente è stato annunciato anche Windows 10X, di cui adesso si sa attualmente di più rispetto a Google Fuchsia. In tutti i casi qua ho un bel po' di pagine aperte su Chrome, con i diversi argomenti che andremo a trattare in questo video e anche nel prossimo, perché vi avviso già che ci sarà anche un prossimo video sempre su Google Fuchsia, e perché ci sono state un po' di novità in questo ultimo periodo e andremo ad analizzare anche alcune directory che sono state rese pubbliche da Google, e vi do qualche spoiler. Allora, il primo è questo, il secondo è questo. Niente, dopo questo spoiler non vi posso dire altro, perché poi altrimenti non andate a vedere il prossimo video. Il primo argomento che vorrei andare a trattare è l'ambiente desktop. Infatti su Fuchsia non si sa ancora quale sarà l'ambiente desktop, però si sa già che avrà una GUI chiamata Armadillo, di cui è stata resa pubblica anche una anteprima installabile tramite file APK su Android, e adesso andremo un po' a vedere in alcuni video su YouTube questa GUI, che secondo me ci sta, però quando è stato rilasciato l'ultimo APK era ancora in fase molto sperimentale, si vede anche. Qua era ancora tutto molto sperimentale, ma infatti questo è un video del 2017. Dopo si è visto qualcosa in più, però non troppo. Al momento ho trovato anche quest'altro video in cui fa vedere un po' il sistema di switch tra un'app e l'altra, un po' come su Windows, abbastanza simile. Qua lui in questo caso lo sta facendo andare su Chrome OS. E sì, questo è il massimo che si sa finora sull'interfaccia grafica. Microsoft Store invece non ha avuto molto successo, e così arriviamo all'argomento successivo, ovvero l'installazione delle app. L'installazione delle app è sicuramente a favore di Fuchsia OS, perché Windows sì, ha la compatibilità con i Filex e ha il Microsoft Store, ma il Microsoft Store è già fallito in partenza con Windows 10. Non sono riusciti a mettere molte app sullo store, e in più così nessuno ha iniziato ad utilizzarlo. La maggior parte delle app non ci sono sullo store, e le persone le vanno direttamente a cercare su internet tramite Filex. Invece, per quanto riguarda Google Fuchsia, lì c'è la compatibilità con le app Linux, con le app Android, e poi vuoi che non ci mettano anche uno strumento magari non nativo, però uno strumento fatto da qualcuno che permette di farci andare anche le app Windows, come succede un po' con Wine per Linux. Mi sembrerebbe un po' strano se non accadesse delle due, quindi questo è sicuramente un punto a favore di Fuchsia. Adesso invece, come ultimo argomento, andremo a toccare l'ambito del gaming. Allora, da una parte Windows 10X ci fornisce un'esperienza fluida simile a quella di Windows 10, in cui non c'è praticamente nessuna differenza. Riguardo a Fuchsia invece non si sa
non sapendo niente sul kernel, non si può sapere quanto possano essere compatibili i giochi dopo. Però immagino che che se la compatibilità per i giochi Android c'è, che su Windows non c'è, al massimo arriverà con l'aggiornamento Sun Valley per Windows 10, che sarà l'ultimo e definitivo aggiornamento di Windows 10. Però se i giochi invece di farli solo per Windows si mettono a farli anche per FuxOS, sarebbe sicuramente un punto a suo favore. Diciamo che per il momento questo punto resta a favore di Windows 10X, perché comunque non si sa ancora tutto quello che va attorno al kernel, e quindi non si sa ancora niente per quanto riguarda la compatibilità con i giochi già esistenti. Comunque niente, direi che con questo argomento abbiamo finito e così finisce anche il video. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate like che mi farebbe molto piacere, iscrivetevi se vi va e niente, detto questo, ciao.